Sempre con il nostro cerchio sullo sfondo, faremo adesso una patch un po' più intricata per cercare di movimentarlo un po'. Potrebbe essere limitante giocare solo con questa forma geometrica, che tuttavia utilizzeremo come base di partenza per creare degli abstract più intricati, più complessi. Il cerchio è sempre generato con due forme d'onda sinusoidali sfasate di 90 gradi con il trick della PWM per andare a simulare un controllo di fase tra i due oscillatori. Dando un'occhiata al routing attuale, vediamo che stiamo passando in questo momento da questo Befaco A per B più C, che è un ring modulator a due canali. Il primo canale è questo superiore, A per B più C, a cui non è collegato nulla, e il secondo è questo inferiore, A per B più C, a cui anche qui non è collegato nulla. Attualmente le due forme d'onda vengono moltiplicate per un valore costante generato dal triplet che non è inquadrato. Quindi vediamo cosa succede andando a sostituire appunto questo valore costante, questo valore di C, con un'altra forma d'onda. In questo caso utilizzeremo il DFAM, i due oscillatori del DFAM che generano un'onda selezionabile o triangolare o quadrata. Prima di farlo vediamo però che andando ad agire sui controlli di offset dei due canali del ring modulator posso effettivamente andare a posizionare il mio cerchio nel piano cartesiano, cosa che prima non potevo fare perché i due oscillatori non hanno un controllo di C di alcun genere, non serve per il loro scopo, mentre a noi può essere utile. E quindi qui abbiamo guadagnato un'altra piccola funzionalità. Vado a collegare il primo oscillatore, aggiusto un po' l'amplificazione per farlo rientrare nell'inquadratura, eccolo qui, e vedo che già c'è una figura che si è andata a formare. Questa è ottenuta dal primo oscillatore che viene moltiplicato per questo del DFAM, per il canale delle X, mentre sul canale delle Y ho la mia onda sinusoidale originaria. Posso andare a modificare le frequenze del primo oscillatore cercando degli incastri. Chiaramente se alzo la frequenza le protezioni dell'interfaccia dell'Eye of the Beholder vanno a ridurre l'impatto che hanno queste frequenze elevate sul piano cartesiano, sul disegno che viene fatto, perché i galvo scanner non gradiscono alte frequenze. Se invece vado ad abbassarle, vedo che effettivamente non interviene il filtro limiter. Ok, qui ho ottenuto un incastro ritmico. Vado ad attivare anche la seconda forma d'onda, a moltiplicare quindi il secondo oscillatore del DFAM per la seconda forma d'onda originaria generata dalla Dixie. Anche qui sistemo le ampiezze. Ok. E vedo che qui ho una sorta di garbuglio di linee. Una cosa che posso fare anche già in questo momento è andare ad utilizzare la sincronizzazione, l'hard sync interna del DFAM, pilotabile da questo switch, per andare a avere un incastro in hard sync sia quindi sulle onde generate dai due oscillatori principali, ma anche sulle onde generate dal DFAM. Ovviamente attivandolo si ottiene un risultato molto simile a quello che si ottiene sincronizzando le onde originarie. Quindi posso anche andare a questo punto a modificare le frequenze
e la figura rimane abbastanza stabile. Eccola qui. Se disattivo l'Art Sync, vedete che il tutto inizia a muoversi. Posso comunque sincronizzarli a mano, questi due oscillatori, per creare degli abstract. Ecco, come in questo caso. Attivando però l'Art Sync, chiaramente avrò vita molto più facile. Posso cambiare la forma d'onda, per esempio, passo da triangolare a quadrata nel primo oscillatore, anche nel secondo. Per ottenere degli abstract completamente diversi tra loro. Tolgo l'Art Sync. Le combinazioni sono davvero infinite.